dava rilievo alle membra, al meraviglioso nudo. Bastava un sorriso, uno sguardo malizioso e zac! Gloria Guida aveva già conquistato tutti. Bentornati in soffitta! Oggi riscopriamo alcuni dei film più amati di un'autentica icona del cinema italiano. Bellissima, solare, irresistibile, ma anche dotata di simpatia, ironia e talento. Mettiamo subito in chiaro una cosa. Questa non è una classifica, ma una selezione. Scegliere i migliori film di Gloria Guida sarebbe come decidere quale sia il gelato più buono d'Italia. Missione impossibile. Anche perché, diciamolo, qualunque fosse il ruolo, lei riusciva sempre a rubare la scena. Preparatevi quindi a un viaggio tra commedia, seduzione e tanta nostalgia. E se il video vi piace, lasciate un like e iscrivetevi alla soffitta. Qui le belle sorprese non finiscono mai. Un film in cui Gloria Guida è semplicemente irresistibile è La Liceale, diretto nel 1975 da Michele Massimo Tarantini. Gloria interpreta Loredana, una studentessa sensuale, ribelle e sprontata che riesce a far perdere la testa praticamente a tutti. A scuola i voti non sono proprio il suo punto forte, ma Loredana sa come confondere professori e compagni con provocazioni, dispetti e una buona dose di malizia. Corteggiata dal timido Petruccio, preferisce avvicinarsi al nuovo compagno Gianni, senza però lasciarsi conquistare tanto facilmente. Anche in famiglia la situazione è tutt'altro che tranquilla. Loredana considera i genitori immaturi e incoerenti, ostacola gli incontri clandestini della madre, mentre copre le continue avventure del padre con le giovani segretarie. Insomma, in quella casa la fedeltà sembra essere andata in vacanza senza lasciare un recapito. La Liceale è diventato un classico della commedia sexy all'italiana, grazie soprattutto a Gloria Guida, perfetta nel trasformare Loredana in un esplosivo miscuglio di bellezza, ironia e malizia. I libri non saranno il suo passatempo preferito, ma quanto affascino, la nostra Gloria merita decisamente il massimo dei voti. Vengono queste marmoree forme sferiche. Lo sequestro. Nel 1979 Gloria Guida torna tra i banchi con La Liceale seduce i professori, diretto da Mariano Laurenti. Nonostante il titolo e l'ambientazione, il film non è un vero seguito della Liceale. Questa volta Gloria interpreta Angela Mancinelli, una ragazza vivace e irresistibile che, per essere allontanata dalle distrazioni della città, viene spedita in Puglia a casa dello zio, il professor Pasquale Laricchiuta, preside del liceo, interpretato da un irresistibile Lino Banfi. Con le sue espressioni, le battute e i tempi comici perfetti, Banfi trasforma ogni apparizione in uno spettacolo nello spettacolo. Angela conquista immediatamente l'intera scuola, ma mette gli occhi soprattutto sul giovane e severo professore di storia, Carlo Casalotto. I compagni cercano allora di sfruttare la situazione per ottenere voti migliori, tra improbabili ricatti, equivoci e persino un merlo chiacchierone. Naturalmente ogni piano finisce nel caos e la bocciatura generale sembra inevitabile. Anche Angela rischia di ripetere l'anno, ma un annuncio decisamente inaspettato cambia tutte le carte in tavola. Il film è un piccolo manuale su come seminare scompiglio in un liceo. Angela non ha bisogno di Google per trovare le risposte, soprattutto quando le domande riguardano il cuore. Ciao ragazzi! Bori, seduti! Dunque, ragazzi, questa signorina è Angela Mancinelli, mia nipote e vostra nuova compagna di classe per quest'ultimo trimestre. Un film che non può mancare nella videoteca di ogni appassionato è Avere 20 anni, diretto nel 1978 dal maestro Fernando Di Leo. Probabilmente è la pellicola più censurata e controversa della sua carriera, nonché una delle più difficili da dimenticare. Gloria Guida interpreta Lia, una ragazza giovane, libera e ribelle, che insieme all'amica Tina, interpretata dalla bellissima Lilli Carati, intraprende un'avventura on the road all'insegna dell'emancipazione e della voglia di vivere senza regole. Le due si incontrano su una spiaggia e decidono di raggiungere Roma in autostop. Qui si stabiliscono in una comune hippie gestita dall'eccentrico Michele Palumbo, detto il Nazariota, e popolata da una variopinta galleria di personaggi. Per mantenersi, Lia e Tina iniziano a vendere enciclopedie porta a porta, affrontando il mondo con leggerezza, sensualità e una buona dose di sfacciataggine.
Ma Avere 20 anni non è soltanto una commedia provocante. Dietro la bellezza irresistibile delle due protagoniste si nasconde una critica durissima alla società dell'epoca, incapace di accettare fino in fondo la libertà femminile. E quando il film cambia improvvisamente tono, lo fa con un finale brutale e sconvolgente, di quelli che nessuno si aspetta e che, ancora oggi, lascia letteralmente senza parole. Io stacchi ai 16. Il caffè è un regalo, però dopo si vediamo. Alle 16 manca troppo, non possiamo aspettare. Ciao! Cambiando genere, arriviamo alla Casa Stregata, commedia fantastica del 1982 diretta da Bruno Corbucci. Gloria Guida interpreta Candida Melengo, la dolce fidanzata del ragionier Giorgio Allegri, un irresistibile Renato Pozzetto. Trasferitosi da Milano a Roma per lavoro, Giorgio trova una splendida villa a un prezzo fin troppo conveniente. Peccato che la casa sia legata a un'antica maledizione. 1000 anni prima, gli innamorati Giorgio Vatta e Candizza erano stati trasformati in statue di sale dalla perfida strega Anastasias. Per spezzare l'incantesimo, le loro reincarnazioni, Giorgio e Candida, dovranno ricongiungersi nella villa durante una notte di luna piena. A sorvegliare tutto c'è il fantasma del saraceno Omar, che si serve persino dell'alano Gaetano, improvvisamente capace di parlare, per impedire alla coppia di anticipare il momento stabilito. Tra torte nuziali distrutte, piscine che si svuotano e dispetti soprannaturali, Pozzetto scatena una gag dopo l'altra. Gloria, invece, porta nella storia bellezza, dolcezza e simpatia, dimostrando di brillare anche tra fantasmi, maledizioni e cani parlanti. Insomma, è davvero la ciliegina sulla torta, quella sulla quale, naturalmente, finisce Renato Pozzetto. Siamo già a questi pasticci? Stavo leggendo, mi si è gonfiato tutto il meccanismo, allora ho dovuto slacciarmi. Cerchi di essere moderna, scusi. Un cult che non poteva mancare in questa selezione è L'infermiera di notte, diretto nel 1979 da Mariano Laurenti. Gloria Guida interpreta Angela della Torre, una bellissima infermiera che, appena mette piede in casa Pischella, fa perdere a tutti la testa e anche quel poco di buonsenso rimasto. Il padrone di casa è Nicola Pischella, dentista donnaiolo, interpretato da un incontenibile Lino Banfi. Quando arriva il vecchio Saverio, presunto zio della moglie e apparentemente prossimo alla morte, la famiglia lo accoglie sperando in una ricca eredità. Per assisterlo viene assunta Angela, che conquista immediatamente il timido Carlo, figlio di Nicola, ma anche il dentista e il suo imbranato assistente Peppino, interpretato da Albaro Vitali. Tra tradimenti, equivoci e scambi di persona, si scoprirà che Saverio è in realtà un impostore, alla ricerca di un prezioso diamante nascosto nel lampadario. Gloria è splendida e perfettamente a suo agio nel gioco della commedia, mentre Banfi e Vitali scatenano una gag dietro l'altra. E in un cast già ricchissimo si fa notare anche l'affascinante Anna Maria Clementi. Insomma, una visita che nessuno vorrebbe perdere, anche senza prescrizione medica. Chissà perché correvano così tanto. Forse cercavano questo. E così si chiude la nostra selezione dedicata alla splendida Gloria Guida, icona di bellezza, simpatia e fascino che ha lasciato un segno indelebile nel cinema italiano. Adesso però tocca a voi. Qual è il vostro film preferito di Gloria? Scrivetelo nei commenti e suggeritemi anche quale attrice del passato vorreste vedere protagonista di una delle prossime puntate. Se questo viaggio nei ricordi vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi alla Soffitta di Pippo per non perdere i prossimi appuntamenti con le donne che hanno fatto sognare intere generazioni. Noi ci vediamo al prossimo video e ricordate, in soffitta c'è sempre qualche meraviglia tutta da riscoprire.